travel with Stevie Kim. Hello, my name's Stevie Kim, and welcome to the Italian Wine Podcast, travel edition into Cilento. And here we're in Mare. And I'm here with, of course, Mr. Pagano. His name is Giuseppe Pagano, the owner of San Salvatore, but we call him Peppino. Ciao Peppino! Ciao Stevie! Siamo pronti per il mare? Sì, assolutamente. Salve a tutti, ci troviamo qui al Beach Club 93 a Capaccio Pestum. Io sono la cuoca Maria Incarnato e lui è il mio braccio destro Giovanni Petti e stiamo per preparare il Grand Plateau Royal. Questi sono tutti gli ingredienti. Come garnish troviamo dei frutti rossi, delle alghe sottosale, delle foglie di ulivo, limoni tagliati a spicchio, dei lime, dei fiorellini, del cocco. Poi abbiamo anche un magnifico passion fruit molto fresco. Iniziamo a mettere sulla base delle foglie d'ulivo che troviamo solo qui al Beach Club 93, delle alghe sottosale, dei limoni e dei lime. Iniziamo a posizionare le nostre ostiche gilardò, i nostri scampi, gamberi rossi Sicilia, poi abbiamo un sashimi di salmone, sashimi di orata in base alla disponibilità del pescato del giorno e delle tartarine di tonno fresco. Iniziamo a condire tutto con della melissa, del cocco, passion fruit, dei ribes rossi e dei fiorellini ed è pronto. Primo piatto. Cosa abbiamo? Abbiamo un plateau royal con tutti i gamberoni freschi del Cilento, un po' di spada, un po' di ricciola e anche ostriche. Come abbiniamo questo piatto? Obbligatoriamente uno spumante metodo classico da Aglianico. Ok, allora assaggiamo. Il Gioì prende il nome da un paese del Cilento che si chiama Gioì Cilento e quindi ho pensato che poteva essere una bella idea per uno spumante parlare di Gioì, di gioia, di momento di festa. E questa è una prosciuttura super soffice, no? Perché il colore è molto soft. Ci piace un rosé pensato con questo colore light, molto leggero. Cominciamo. Sì. Molto acido, high acidity. Ci prepara il palato a ricevere gusti decisi. Ok, allora Bene. dove cominciamo? Io direi di cominciare subito con un bel gambero, uno scampo, poi una bella ostrica, un po' di ricciola di mare. Perfect, look at this. Ok, ci siamo. Cominciamo con ostriche. Ostrica con un po' di limone. Here we go. Wow, ancora un po' di spumante. This salty briny flavor with the high acidity. It's very nice. Okay, we're ready for the next. L'altra ricetta che vi mostriamo adesso è la chicca di patate al ragù di totanetti e i 3 pomodori. Partiamo dagli ingredienti della dieta mediterranea che sono pomodorino giallo, il datterino del Vesuvio e abbiamo un pomodorino scuro. La chicca di patate è di nostra produzione, totanetti locali freschi, è quello che è il simbolo un po' dell'estate, no? Il basilico. I 3 pomodori li abbiamo prima scottati e poi frullati. Il ragù di totanetti è stato soffritto e cotto nel suo liquido di cottura. Abbiamo messo dell'olio extravergine d'oliva, aggiungiamo i totanetti. Nel frattempo possiamo già iniziare la cottura delle chicche di patate. Aggiungiamo il nostro ragù di 3 pomodori, del basilico fresco, le chicche sono già su, ci siamo pochi istanti, passiamo al servizio adesso. Aggiungiamo sul nostro piatto del gel basilico, qualche germoglietto di melissa e il nostro piatto è pronto. Siamo pronti per il secondo piatto. Ho un debole per questo vino perché questo è il mio preferito. È piano e si chiama Pian di Stio perché? Viene da Stio Cilento, è situato proprio nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e questa vigna è posizionata tra i 500 e i 600 metri. Siamo su un terreno calcare, argilloso,
e tutto contribuisce a questo aroma molto particolare di questo vino. I love this wine, alto sull'alcolico, diciamo 14 gradi per il bianco, but it's full of flavor, 2022 vintage. Ok, ora cosa mangiamo? Mangiamo chicche, pasta fresca molto delicata con ragù di totano ai 3 pomodori e questo rappresenta veramente nel gusto la cucina mediterranea. Anche se secondo me pian di stio va con tutti i piatti. Very good, and you can find it at Beach Club 93. Ok, Cheers! cheers. Qui abbiamo un'orata di 1,2 kg che metteremo sotto sale e cuocerà in forno a 200 gradi per circa 25-30 minuti. Adesso iniziamo a mettere del sale alla base per rendere stabile la posizione del pesce. Iniziamo a condire anche l'orata con del sale fino, timo e maggiorana. Giriamo bene, sale composto da sale fino, sale grosso e un po' di albume. Importante è coprirla bene in modo che non si bruci durante la cottura. Intanto preriscaldiamo già il forno da circa 10-15 minuti a 200 gradi. Poi con l'aiuto di uno stecchino ci facciamo dei piccoli disegni sopra. Adesso andiamo in forno. Nel frattempo che l'orata sta nel forno, per circa 30 minuti iniziamo a mettere i contorni sulla griglia. Passati 25 minuti dalla cottura, iniziamo a tirare fuori l'orata per servirla e sporzionarla. La posizioniamo sul nostro vassoio di portata, copriamo e iniziamo a rompere il nostro sale. E voilà. Porzioniamo, andiamo a condire con la nostra citronette e un po' di fior di sale, 2 germoglietti e il nostro pesce al sale è servito. So, last wine, last dish, and this is called Carpaccio Greco. So, and this is also a vintage 2022. Qual è la differenza tra Greco e Fiano? Allora, io dico che il Fiano è un vino molto elegante, più light, profuma di fiori bianchi, agrumi. Il Greco invece è un vino più imponente, più forte, più muscoloso. Più, diciamo, corpo. Lo dice anche il colore, vedi? Il colore è bello carico, perché è un'uva ben matura di Greco. Quanto possono invecchiare questi vini bianchi? Questi sono vini che noi abbiamo degustato varie annate fino a quella del 2014-2015, fantastico. Almeno 10 anni non ha problemi. Il Greco secondo me ha una capacità di invecchiamento Un po' meno rispetto a Fiano, però quello prodotto 5 anni prima, 6 anni prima è straordinario. Ok, allora abbiamo il nostro piatto finale. Una orata di mare con verdure del Cilento, con patate. Del tuo orto, tutto questo. Sì, esatto. All right. Cominciamo. Sì. Look at this beautiful plate. Hello. Da dove cominciamo? Suggeriscimi. Io preferisco sempre partire dal pesce. Ok, allora partiamo dal pesce. Buon appetito. Cheers. Ottimo. Cheers. All right. And this comes to our conclusion of Menu al Mare at the Beach Club 93, also owned by Mr. Pagano. And as you can see, you followed our recipes. And if you like what you're seeing, please subscribe to our channel below. It's a wrap. Ciao ragazzi, alla prossima. Cheers. Cheers.